Bella ragazzi. Bella ragazzi. Abbiamo la nostra microforgetta che abbiamo fatto vedere nell'altro video e qua abbiamo dei chiodi antichi. Possono essere di varie epoche, ne hanno fatti ancora i primi del Novecento. E sono chiodi fatti a mano che venivano, almeno in questa zona qua in Liguria, venivano prodotti esclusivamente in una zona, in Valle Stura, il paese Masone, un po' Campo Ligure e Rossiglione, ma Masone era proprio il centro di produzione. A Masone veniva prodotto lo stesso ferro proprio dal minerale proveniente dall'isola d'Elba. Era una valle ricca di boschi, lo è ancora adesso, boschi di castagno soprattutto, che venivano tagliati, trasformati in carbone per alimentare le ferriere. C'erano parecchie ferriere. Ho letto sì su un libro antico che l'autore di questo libro si lamenta del fatto che ancora nel 1907 chi lavorava al ferro a Masone veniva pagato in natura, cioè con delle rate alimentari non sempre di ottima qualità. Allora, questi chiodi hanno un vantaggio. Allora, questi in dialetto del Basso Piemonte si chiamano chiodi, mentre quei chiodi che vediamo adesso, cilindrici con un po' di punta e la testa, si chiamano punte, per distinguerli, cioi e punce. Allora, questi sono realmente fatti ancora col minerale dell'Elba. Il ferro è stato prodotto sul posto. E adesso facciamo il nostro, emuliamo quella lavorazione. Vedete la nostra forgia che efficacia? Ok, non stiamo a raffinarlo tanto, diamo solamente un colpo a stringere all'inizio. A Masone facevano anche un tipo di chiodo più piccoli di questi, tra l'altro li facevano anche di dimensioni piccolissime, fatti così, e facevano anche un tipo che aveva la testa invece che a bottone, così a borchia, una testa fatta a T, praticamente una T, una piccola T. Allora, qua creiamo un punto dove la sezione cambia. Adesso vi dico cosa. Allora, loro strozzavano il ferro fino a un certo punto, poi avevano la chiodaia. Questo è un sistema di chiodaia che abbiamo fatto alla veloce noi, dove abbiamo fatto un foro rotondo piccolo, poi abbiamo scaricato facendo un foro rotondo un po' più grosso per non stare a lavorare tutto lo spessore, e con una lima quadra, tipo questa, abbiamo squadrato il nostro foro rotondo. Ora vediamo, ecco, vedete che arriva lì. Cosa facevano? Il ferro rovente veniva tagliato sull'incudine con un attrezzo che si chiama tagliolo, una cosa che si infila in questo foro, è una specie di T e ha un tagliente sopra. Si prende il ferro, si appoggia sopra una martellata e si trancia, ma non lo trovo più. L'avevo fatto quando avevo 14-15 anni, non lo trovo più. Quindi taglieremo con uno scalpello. Non è una bella cosa per un fabbro, ma ora ci va un po' che si scaldi. Qua il calore non è ancora arrivato, posso maneggiarlo. In realtà a Masone avevano un sistema diverso da questo. Questo qua con vari fori è la chiodaia che usavano ancora addirittura all'età del ferro, è antichissima, ma quella di Masone era più evoluta
Era un'apposita incudinetta più o meno grossa come questa, forse un po' più alta e più stretta, non aveva le due punte, aveva il tagliolo e aveva un foro quadrato e ogni sezione, ogni tipo di grossezza di chiodo aveva la sua chiodaia, la sua attrezzatura. Quindi veniva tagliato la barra, non completamente, veniva inserito nel foro della chiodaia, iniziavano a fare la testa martellando, ribattendo la testa, questa si strappava via e via così. Ok. Ok, ora lo andiamo a recuperare con un paio di pinze. Abbiamo recuperato, potremmo già inserirlo nella chiodaia e mettere a scaldare la parte dove verrà formata la testa. Non è molto comodo, perciò lo lasciamo così, lo inseriremo quando è caldo. Per fare la testa usiamo un martello più leggero. Se volete costruire, se avete diciamo l'attrezzatura, un cannelletto a GPL, il gas beton, un incudine, dei martelli, volete costruirvi una cosa del genere, potete con pazienza farvi tutti i chiodi per restaurare un qualcosa di antico o per costruire un portoncino, un qualcosa che abbia un aspetto antico con veri chiodi fatti come una volta, grazie a questo sistema. Scaldiamo ancora un po', poi lo buttiamo dentro alla chiodaia. Vediamo un attimo. Si mette sul foro. Ora farlo uscire non è molto facile, ma bisogna riuscirci. Perché veramente ci vogliono delle pinze di quelle tenaglie che adesso io non ho. Abbiamo recuperato questi tronchesini. Ok. Nel frattempo si era abbastanza raffreddato. Non è venuta bellissima la testa, ma cominciamo a esserci. Ora magari ne facciamo un altro meglio. Ok, questa è la prima prova. Adesso vediamo un attimo di tagliarlo come abbiamo fatto per l'altro in una zona dove sia meno piatto, un po' più regolare, vediamo cosa succede. Penso che i chiodi con la testa a T li facessero partendo giusto da un ferro piatto come abbiamo fatto noi, mentre quelli con la testa come questi venivano fatti da un quadrotto, da un tondo che veniva spianato e reso a forma di piramide. Ecco, ci siamo quasi. Ecco, lo abbiamo recuperato. Adesso però abbiamo fatto questo, abbiamo fatto un altro foro più piccolo, perché così riusciamo ad avere qualcosa di quadrato, si fermerà lì e potremo fare una testa un po' più regolare. Adesso metteremo a scaldare il nostro chiodo. Vediamo un attimo a che punto è, ci siamo. Allora, io volevo dirvi una cosa.
Una cosa molto interessante nel nostro canale, c'è una raccolta di playlist. In alto c'è video, playlist, queste cose qua. Scegliete playlist dove troverete divise per argomenti tante nozioni, tanti esperimenti, tante realizzazioni e spiegazioni, tra le quali come fare questa piccola microscopica forgia molto efficace, e c'è anche la spiegazione del perché conviene farla. E poi se guardate in descrizione noi vendiamo delle magliette con il nostro logo di Caos. Se a qualcuno piace, interessa, date un'occhiata. Allora, imbocchiamo il nostro chiodo, vediamo qua cosa succede. È caduto qua sotto. Bellissimo posto, difficile da... Eccolo qua. Raffreddiamo un attimo. Possiamo spegnere questo che fa un rumore, fa venire una testa così. Ora ve li facciamo vedere bene. Questo è stato il primo, è rozzo. Il secondo è molto meglio. Ecco, la differenza, il primo fatto un po' alla veloce, il secondo un po' più curato. E se vi è piaciuto questo video, guardatene altri. Ci sono tanti video sull'argomento del fuoco, delle lavorazioni col fuoco, forgiatura, tempera, rinvenimento, saldature, fiamme, e questi sono quelli antichi. A questo punto iscrivetevi, mettete like. Bella ragazzi! Bella ragazzi!